Ciao e bentornato. Uno degli aspetti sicuramente più importanti della fotografia di paesaggio, di qualsiasi uscita di sessione paesaggistica, è la programmazione. Un aspetto che spesso viene un po' tralasciato, ma che forse è più importante proprio della sessione di scatto stessa. Perché se non programmiamo al meglio la nostra uscita, rischiamo di non ottenere quello che ci aspettavamo dalla nostra fotografia. Facciamo un esempio per capire meglio. Immaginiamo di voler fotografare un tramonto, quindi un grande classico della fotografia di paesaggio. Ma prima di fare questa sessione dobbiamo sapere un bel po' di cose. Innanzitutto, dove andremo a fotografare? E poi il tempo meteorologico, perché se è nuvolo o comunque piove è inutile che usciamo. E poi dobbiamo sapere a che ora ci sarà il tramonto. Come tutti sappiamo, questo evento ha uno spazio temporale molto limitato e quindi dobbiamo sapere precisamente a che ora andrà giù il sole. Ma l'ora del tramonto dipende anche da dove siamo, dipende dal periodo dell'anno in cui siamo e dipende poi anche dagli elementi presenti in scena. Ovviamente se c'è una montagna o un grosso edificio a ostruirti la visuale, ovviamente il sole andrà giù prima per te in quella determinata posizione. Quindi vedi come una accurata programmazione iniziale sia assolutamente fondamentale per ottenere il massimo da ogni sessione paesaggistica. Soprattutto per esempio se sei all'estero, magari sei lontano da casa, in un posto in cui non tornerai più o ci tornerai tra tantissimi anni e dove vuoi veramente ottenere dei buoni scatti da portarti a casa. Quindi programmare al meglio ogni singola uscita. E adesso vedremo come. Sia in questa lezione che nella prossima ti svelerò qualche segreto e qualche applicazione per facilitarti il lavoro. La prima applicazione che sicuramente conoscerai, ma magari avrai un po' trascurato, è Google Earth. Google Earth è un simulatore, una mappa virtuale in 3D, veramente spettacolare, fatta veramente benissimo, che ti permette di viaggiare praticamente in tutto il mondo stando seduto davanti al PC. Vediamo quindi come usare questa applicazione per i nostri scopi. Questa è l'interfaccia di Google Earth, non mi perdo tanto sul suo utilizzo perché è molto intuitivo. Ti basterà semplicemente mettere la località, mettiamo una già cercata, il Porto Antico di Genova, ed ecco qua. Quindi ti fa questa visuale spettacolare, veramente dettagliata del porto e tu puoi andare a scegliere il posto dove andare a scattare. E per esempio scegliamo questa zona qua dell'acquario, la passeggiata lungo l'acquario. In fondo offre una gran bella visuale qui dall'isola delle Chiatte e vedi che spettacolo, guarda proprio come è dettagliata, non so se ci sei stato, è veramente veramente realistica. E così hai un modo per vedere come sarà quello che fotograferai, puoi quasi realizzare la tua composizione. Da sullo sfondo c'è la lanterna, quindi sai già quello che ti aspetterà. Quindi eventualmente ci sono edifici, se c'è qualcosa che comunque disturba, e più o meno un aspetto di quello che vedrai. Ovviamente non è dettagliato al massimo, ma fidati che gli edifici, uno cityscape, è così. Una volta scelto il posto dove andrai a fotografare, puoi salvarlo, in modo tale da anche prenderti le coordinate, avercele sempre lì, che possono essere utili per metterlo in un'altra applicazione che adesso vedremo. Perché ora hai visto come sarà la scena, quindi hai visto un po' la composizione. Ma ovviamente non sai che tragitto farà il sole, quindi immaginiamo di avere il sole davanti, non è proprio il massimo fare una fotografia in controluce. Quindi dobbiamo sapere a che ora andare, in base anche alle nostre esigenze, e come sarà il sole. Perché se magari noi possiamo andare lì solo alle 3 e il sole è davanti alla faccia, sceglieremo un altro punto, perché magari abbiamo solo un'ora per salire dal Porto Antico, in modo tale appunto come sempre di ottimizzare le proprie uscite. E per capire che giro farà il sole è molto semplice, utilizziamo un'altra applicazione che si chiama SunCalc. Quindi noi copiamo le nostre coordinate, latitudine e longitudine e andremo a mettere poi su questo programma. Come puoi vedere è molto intuitivo, c'è sempre la solita mappa. Se noi andiamo a mettere le nostre coordinate intanto, copiamo latitudine e longitudine, ovviamente si sposta, vedi, non nell'esatto punto, comunque c'è un minimo di errore, ma ci siamo direi. Quindi ricordati sempre che magari c'è un minimo di errore quando copi il punto, ma ovviamente riconoscendo più o meno il posto con le mappe, visto che comunque Google Earth è molto dettagliato, puoi facilmente recuperare la posizione esatta. Quindi siamo qui e adesso vediamo cosa sono queste linee. Queste linee non sono altro semplicemente una all'alba e una al tramonto, quella arancione e quella rossa, e la linea gialla semplicemente è il percorso del sole in base all'ora.
Quindi grazie a questo programma puoi sapere esattamente dove si troverà il Sole in ogni minuto dell'anno. Come puoi vedere qua in alto a sinistra puoi mettere la data e l'ora, che ovviamente metterai quella della tua sessione paesaggistica. E guarda come cambia, ovviamente in base al periodo dell'anno che metti, lo spettro diciamo del Sole. Vedi che c'è anche una linea nera che diventa più piccola, più grande a seconda del periodo della giornata, rappresenta praticamente l'ombra che si verrà a creare in quel preciso punto. Attento che però quell'ombra è data essenzialmente dal fatto che al tramonto ovviamente il Sole è più basso, il programma calcola quello, e quindi si dovrà creare un'ombra maggiore rispetto ovviamente al mezzogiorno. E puoi mettere l'altezza, in questo riquadro bianco, di un eventuale ostacolo presente tra te e il Sole, in modo tale che il programma riesca a calcolare l'ombra anche tenendo presente appunto di questo ostacolo. Quindi una cosa veramente spettacolare. Una funzione che a noi adesso non ci serve perché, come abbiamo visto, siamo in uno spazio completamente aperto. Facciamo un altro esempio di programmazione. Andiamo con la funzione mi sento fortunato di Google Earth, quindi vediamo dove ci porterà. E andiamo nella famosa Alles, che non so assolutamente dove sia, però vediamo che è in mezzo ai monti. Quindi una condizione di scatto nettamente diversa rispetto a prima. In questo caso avremo sicuramente qualche ostacolo tra noi e il Sole, quindi bisogna calcolare l'altezza di quell'ostacolo. Quindi andiamo a salvare di nuovo le nostre coordinate e andiamo a mettere poi sul programma SunCalc. Andiamo a cercare più o meno un posto per fotografare e andiamo qua in alto, almeno abbiamo una bella visuale. E ovviamente abbiamo lo spostamento del Sole per quel determinato punto e quel determinato giorno. Però abbiamo detto che ci sono delle montagne, quindi mettiamo dei numeri a caso per farti capire come funziona questa applicazione. Mettiamo 130 metri, ovviamente non è questo il valore della montagna, e vedi però come cambia l'ombra. Quindi per esempio andando su Google Maps e prendendo l'altezza di una determinata montagna, puoi metterla poi qua su SunCalc e ti calcolerà l'ombra che si verificherà nella tua zona, ovviamente se questa montagna è tra te e il tragitto del Sole. Quindi una funzione secondo me veramente importante e molto utile. Ma non abbiamo solo questo problema in questa situazione. Come abbiamo visto e possiamo vedere anche da Google Maps, non siamo a livello del mare, ma siamo in montagna. E quindi anche questo influisce sull'orario del tramonto. E dobbiamo quindi usare anche un'altra applicazione. L'applicazione questa esiste sia per Android e sia per dispositivi Apple, è molto più sviluppata per i dispositivi Apple purtroppo, presenta molte più funzioni, però anche nell'Android non se la cava male. È a pagamento, non so l'Apple quanto costa, l'Android costa sui 3 euro, qualcosa del genere. E abbiamo anche una versione desktop, che adesso andiamo a vedere, che ovviamente è gratuita. Basterà semplicemente fare un account che lo creiamo subito, gratuito, e potrai usare questo programma. Un programma molto simile comunque all'altro, a SunCalc che abbiamo visto in precedenza, ma ha qualche funzione diversa. Questa è l'interfaccia iniziale con le frecce come l'altra volta di tramonto, alba e direzione del Sole, e sotto abbiamo delle didascalie con delle informazioni aggiuntive con proprio l'orario preciso dell'alba e del tramonto e anche l'angolazione del Sole, e poi abbiamo altre informazioni come l'ora d'oro, diciamo la golden hour, quella che precede un tramonto o è successiva all'alba, dove si possono creare dei grandi scatti, e poi abbiamo diciamo il punto in cui il Sole è al massimo, all'apice, e altre indicazioni. Quello che volevo farti vedere in questo programma è il fatto per esempio di poter mettere un altro punto, semplicemente andando sul pallino lì a fianco grigio, e poi confrontare tra questi due punti, per esempio la distanza che c'è, ovviamente per cambiare tutte le unità di misura, la differenza di elevazione, quindi tra per esempio la pianura padana o lì intorno a Monte Bianco, ovviamente c'è una differenza di elevazione di 2000 passametri, e anche l'angolo del Sole e altre utili informazioni. A cosa ci servono queste informazioni? Ci serve soprattutto l'elevazione, quindi l'altitudine a cui scattiamo, perché per esempio il tramonto avverrà prima se ci troviamo ad alte altitudini. E quindi dobbiamo sapere, in base a dove siamo, in base all'altitudine che siamo, a che ora andrà giù il Sole. Come possiamo farlo? Possiamo andare qua sopra, vedi che c'è 7, puoi mettere in questo spazio, come abbiamo visto prima per l'ombra di SunCalc, il valore, diciamo in questo caso, del punto in cui sei, l'elevazione del punto in cui sei, mettiamo 3000 metri, così a caso sempre, e poi puoi semplicemente switchare tra le due posizioni
con questo tasto e vedi come cambiano gli orari di tramonto e alba rispettivamente se sei in montagna o se sei in pianura. Sono differenze di 6-8 minuti, quindi non ci cambiano più di tanto la vita. Però magari in momenti in cui abbiamo poco tempo è un'utile informazione da sapere. Se poi sommata magari anche all'ombra che abbiamo visto con Sankhalk, cambia magari anche di 10, 15, 20 minuti l'ora del tramonto. Per calcolare l'elevazione puoi fare come abbiamo visto noi, oppure sempre su 7 attivi la funzione automatica e calcola lui l'altezza. Quindi anche questa secondo me è un'applicazione veramente utile per programmare al meglio le proprie sessioni. Ovviamente poi ci sono diverse impostazioni. Una cosa che volevo farti vedere è la possibilità di inserire anche la luna e vedi che compaiono due linee scure e anche in questo caso funzionano ugualmente a prima, ti dicono quando nasce e quando va giù la luna e vedi il tragitto per tutto il tempo. Quindi un'utile funzione anche per la fotografia astronomica per esempio. Quindi hai visto com'è facile programmare ogni singola uscita con queste applicazioni, in modo tale da ottimizzare al massimo le proprie sessioni di paesaggio. Ovviamente non possiamo avere la certezza al 100%, come per esempio il tempo meteorologico, ma almeno siamo sicuri che il massimo l'abbiamo fatto, in modo tale poi da non avere rimpianti e dire potevo guardarci, non ci avevo pensato e via dicendo. Ovviamente esistono migliaia di applicazioni, decine e decine di applicazioni di questo tipo. Io te ne ho fatte vedere un paio, con Google Earth mi trovo veramente benissimo, ci perdo delle ore, e le altre due secondo me sono molto valide per calcolare la posizione del Sole. Ne uso spesso un'altra, ma la uso durante il campo, come poi ti farò vedere, che si chiama anche lì Sun Position, comunque ti lascio tutti i link in descrizione, che ti permette di vedere proprio una rappresentazione di come si muoverà il Sole avendo davanti la realtà che hai. Detto questo, ti consiglio di utilizzarle. Se non vuoi spendere soldi nella seconda applicazione, usa almeno Sankhalk, che è completamente gratuita, e comunque esistono di entrambe le applicazioni la versione desktop.